Per la cassetta di frutta ci serviranno per il pan di Spagna 4 uova, 150 g di zucchero, 150 g di farina, mezza bustina di lievito. Per la bagna succo d'ananas, per la farcitura 1,5 litri di crema pasticcera. Per la frolla 3 uova, 150 g di zucchero, 140 ml di olio di semi di girasole, 450 g di farina, 120 g di fecola di patate e tanta frutta mista. È una cassetta di frutta, ma in realtà è una torta, quindi partiamo dal pan di Spagna. In una ciotola rompo le uova e inizio subito a sbattere. Aggiungo anche lo zucchero Quando le uova diventano belle spumose aggiungiamo la farina e in ultimo il lievito. Metto l'impasto in una teglia rettangolare 32x22 e in forno a forno caldo e faccio cuocere per 30-35 minuti a 170 gradi col forno ventilato. E intanto preparo la pasta frolla, quindi in una ciotola rompo le uova. Aggiungo anche lo zucchero, l'olio di semi ed inizio a mescolare con le mani. Aggiungo la fecola ed inizio a mettere la farina poco alla volta. L'impasto della frolla è bello liscio ed omogeneo, adesso lo divido a metà e ne stendo una parte. Infarino per bene il piano, stendo la frolla dello spessore di circa mezzo centimetro. E ora iniziamo la nostra opera di falegnameria, facciamo la cassetta. Ho disegnato e ritagliato 3 strisce di carta forno. Per prendere le misure basta riferirsi alla teglia del pan di Spagna, una la parte lunga e l'altra la parte corta. Poi facciamo delle striscette che fanno da rinforzo agli angoli e con un coltello ritaglio. La frolla avanzata la rimpasto. Ritorno ad impastare e preparo un'altra striscia lunga, un'altra striscia media e 7 di quelle piccole. Il pan di Spagna dovrebbe essere pronto. Ora possiamo infornare la frolla. Vedete? Come vi dicevo prima, la striscia lunga corrisponde alla misura lunga della teglia. Quella più corta alla misura più corta della teglia, le striscette piccoline servono a formare gli angoli della cassetta. Inforno la frolla e faccio cuocere per 15 minuti a 170 gradi. Sembra incredibile, ma Marco mi ha lasciato pulita la cucina. Giusta giusta per il pan di Spagna che ho già fatto raffreddare. Adesso lo taglio. Taglio in 2 fette. Al posto del pan di Spagna potete preparare una pasta biscotto o una millefoglie. Ho preso un bel vassoio piano dove andrò a comporre la mia cassetta. Adesso utilizzo solo la base del pan di Spagna e la bagno con un po' di succo di ananas. Se a mangiarla siete tutti adulti, potete aggiungerci anche un po' di liquore. Mi sono preparata un po' di crema pasticcera utilizzando 6 uova e 1,5 litri di latte.
e inizio a metterla sopra il pan di Spagna. Ho completato la farcitura, recupero la parte sopra del pan di Spagna e la appoggio sopra rovesciata, così assorbe più facilmente la bagna. Prima di farcire anche l'ultimo strato, visto che la frolla è pronta, la sforno. Così la lascio un po' raffreddare e via con la seconda sacca a posce di crema. Ve l'avevo detto che ne serviva circa 1,5 litri. Metto un po' di crema sugli angoletti fino a metà. Questo dovrebbe fissare le striscette al pan di Spagna. Funziona. Le fondamenta sono fatte. Adesso tiro su i muri. Vediamo se vado bene pure come muratore. Non cadere. Ecco perché la frolla serviva leggera. Riempiamo tutti gli spazi vuoti con la crema avanzata. Adesso quando vado dal fruttivendolo guardo le sue cassette con occhi diversi. E adesso è il momento di riempirla di frutta e questa cassetta ne contiene di frutta. Io parto prima con la frutta chiara che metto sotto. Ananas. Poi mettiamo la banana. E visto che è una cassetta di frutta appena raccolta, mettiamo le fragole con le foglioline, che fanno anche un po' di verde. E ora buttiamo sopra a cascata more, lamponi, mirtilli e ribes. Sorprendente e sorprendente. Ragazzi, io questa non la posso assaggiare. Fidatevi sulla parola. L'ultima volta che ho sollevato una cassetta di frutta sono rimasta bloccata con la schiena. Questa non la tiro su. L'ho fatta in casa per voi. Per il pan di Spagna rompiamo le uova in una ciotola e sbattiamole con lo zucchero. Quando il composto diventa spumoso, aggiungiamo la farina, il lievito e continuiamo a lavorarlo. Versiamo l'impasto in una teglia rettangolare della misura di 32 x 22 cm. Inforniamo a 170 gradi in forno ventilato e facciamo cuocere una trentina di minuti. Per la passafrolla rompiamo le uova in una ciotola, aggiungiamo lo zucchero, l'olio di semi e mescoliamo. Uniamo la fecola e la farina ed impastiamo prima nella ciotola, poi sul piano. Quando l'impasto risulta liscio ed omogeneo, stendiamo la frolla ad uno spessore di circa mezzo centimetro. Diamo forma alle strisce usando come riferimento le misure della teglia del pan di Spagna. Inforniamo la frolla e lasciamola cuocere a 170 gradi per 15 minuti. Facciamo raffreddare il pan di Spagna e dividiamolo a metà. Bagniamo la base col succo d'ananas e spalmiamoci sopra la crema pasticcera. Sovrapponiamo l'altra metà di pan di Spagna rovesciata e bagniamo anche questa. Sforniamo la frolla e lasciamola raffreddare. Intanto facciamo il secondo strato di pan di Spagna. Iniziamo ad assemblare la cassetta usando le strisce di frolla e aiutandoci con la crema. Riempiamo la cassetta con frutta a piacere.